convenuto. How much? Mommy. Yeah, how much? 1,000? Bello. Senti, Yeah. ok. Okay. Hai fatto la giornata, furbone. Ma sì, va, te li meriti. Prossima volta però non ti aiuto. È furbo, È un furbo. Vola. Beh, bisogna chiedere prima, chiaro. E si riparte in salita, poi speriamo sia altrettanto bella. A scendere è stato strepitoso, vediamo qua se si allarga un po' o resta adrenalinico come prima. Panorama sempre strepitoso, che acqua, un posto incredibile veramente. D'altronde che fai? Gli chiedi prima, ti dice 100.000 e cosa fai? Torni indietro? No chance. Spuntato anche un po' di sole. Un villaggetto, speriamo. La strada migliori. Back to civilization.
Vabbè, dai, siamo sopravvissuti. Godiamoci l'ultimo panorama di questa valle magica. Ho tentato un paio di volte di saltarne il burrone, ma non ci siamo riusciti. Ok, rientrati nel bosco mediterraneo. Sette minuti a Meovac, anzi alla che sta, Meovac sarà 30. Comunque per fortuna sono vestito a cipolla 4 strati perché fresco fa fresco e adesso saranno 5-6 gradi. Pioggerella in arrivo. Le 4 cime. Ah, che bell'arco. Oh, I love Bamboo Ferry. E voilà, indubbiamente affascinante questo panorama, anche con nuvole basse e nebbiolina. Quello che mi ha affascinato veramente è stato il cambiamento di clima, dal brutto stamattina al sole giù al fiume, adesso di nuovo questa nebbia. Bello, bello. Ancora 11 km e dovremo rientrare nel classico Hajiang-Lu. Questa era la versione extended da Kaobang. È il bello di guidare in solitaria la moto e prendere queste deviazioni, queste stradine minuscole che ti portano dei passi, sfiorare questi picchi. È incredibile. È il bello della Jianglu. Non so da passeggero se ha lo stesso fascino. Sono posti che, dai, ti fanno dimenticare la stanchezza. Resti per ore e ore. Non resti mai che finissero queste colline, queste strisce di cemento nel verde.
Indubbiamente è un buon training per il skywalk di domani al Mapilang Pass. Vediamo. Ok, ecco la nostra meta per oggi, Meovac. Ok, qualche tornante ci siamo, 12 minuti alla homestay. Ecco Meovac a portata di tiro e siamo appena usciti dalla cittadina, nulla di stratosferico. Ci dirigiamo velocemente verso il nostro Amazing Village, che l'hanno chiamato Amazing Meovac. Dovrebbe essere questo il villaggetto. Il kibbutz vietnamita. Eccoci qua, arrivati a Meovac. È una comune agricola riadattata in varie homestay, ognuno ha la sua casetta con cucina annessa. Non è caratteristico come a Baolac, meno originale, un po' artefatto, però è carino come sistema villaggio. Qua addirittura c'è la spa. Nuvole incombono, mi sa che domani la crociera al fiume salta. Nóng hổi đây. Ce l'hai registrato la chiappa, Ai bánh bò nào. chiappa turisti, ma Bánh bò dopo đây. 2 secondi diventa talmente odioso. Bánh bò nóng hổi đây. Sembra un dai, compra. Ai bánh bò nào. Bánh bò đây. Bánh bò nóng hổi đây. La malefica, mentre mi sono girato, mi ha schiaffato dentro alla mela, o pomelo che sia, una salsa alla paprika piccante. Ma come fai? Ah, rovinata. Ok, proviamo a fare un giretto al Mapilang Pass, visto che sta piovigginando, non staremo tanto. Vediamo, mettiamo l'occhio per domani. Ecco che per la somma di 30.000 dong ci si può godere del panorama dal Mapilang Pass. Em chụp dính cái này rồi.
torniamo domani per fare la crociera se il tempo non è proprio malvagio. E niente, adesso magari andiamo a mangiare al nostro kibbutz oppure a Meovac, vediamo un attimo del tempo. Ok, mi sa che stasera mi rifaccio dei pasti saltati. Bella roba. Ok, thank you. Direi che ho chiesto una porzione per uno ma non ha capito. Ci voleva dopo tutti. Sì. Abbiamo anche il karaoke. Adesso poi vado a cantare. Aria del Rigoletto. Ahimè, ho chiesto, non hanno le basi delle opere italiane, peccato per loro. Ok, andiamo dalla karaoke agghiacciante a destra alla disco Foreign Backpackers occidentali e io sono vecchio e mi faccio il teuccio. Comunque è notevole la differenza che si respira quando salti dentro la Jean-Loup ufficiale, quello che passa da Meovac e torna da Jean. Diventa tutto più una disco music. Ieri quella homestay in montagna aveva un fascino particolare. In effetti non c'era ben tempi. Comunque il bilancio fino adesso è estremamente positivo. Giornate nonostante il tempo veramente avventurose, mi è piaciuto molto e spero domani che sia all'altezza, nel senso che è il tempo previsto pioggia, però c'è la cruise sul fiume da fare. E poi sarebbe bello lo skywalk, che adesso 2 scozzesi al ristorante mi hanno detto che è aperto, quindi a me piacerebbe provarci, certo se non è scivoloso, perché sennò diventa pericoloso. Perché dopo quello che abbiamo fatto oggi forse il resto sa da bambini, però ci proviamo. Sono 2 karaoke in contemporanea. Qua c'era una disco fino a 5 minuti fa, per fortuna adesso sbollisce e addormentarsi sta roba sul materasso di polistirolo poi tanto meno. Poco male, ci gustiamo questa birra Mac della Jean-Loup e poi a nanna. A domani.